Eccomi qua ragazzi, ciao a tutti, oggi nuovo giro e nuovo parco nella città di Londra. Sono qui con la mia ragazza Romy all'ingresso del sentiero che ci porterà poi a visitare questo piccolo parco qui nel ovest di Londra, una piccola scoperta che ho fatto grazie ad una guida che comprai tempo fa. È un parco veramente piccolo ma sembra molto interessante. Iniziamo ad andare, poi vi racconterò di più. Eccoci qua, siamo all'ingresso del sentiero, stiamo osservando questa tabella dove praticamente vedete il parco si sviluppa lungo il fiume che porta il nome, infatti si chiama Crane Park, e questo fiume è il fiume Crane, e vediamo che l'area verde praticamente si sviluppa comunque intorno ad un'area urbanizzata. Leggendo dalle informazioni storiche e dai documenti che si trovano sul web, questa zona era un tempo una zona industrializzata, ma oggi è diventata addirittura un bene naturale, una riserva protetta gestita da London Wildlife Trust, perché pare ci siano alcuni importanti habitat, e da qualche parte credo che sia questa, esatto, la numero 2, Crane Park Island Natural Reserve, questa isoletta formata dal corso del fiume, e oltretutto questo comunque è un fiume che poi va a confluire nel Tamigi. Adesso andiamo e iniziamo la nostra camminata nel parco. Comunque già dall'inizio, camminando all'interno del parco, anche se abbiamo fatto poche centinaia di metri, si vede che nonostante sia un parco circondato da una zona residenziale, quindi urbanizzata, è lasciato il suo corso naturale già da tempo, perché gli alberi hanno tutti una dimensione diversa fra di loro, non sono ordinati in filari eccetera. Quindi si vede che è in corso una rinaturalizzazione dell'ambiente, e vediamo gli alberi alle mie spalle, hanno tutti una dimensione diversa, anche il sottobosco è molto fitto e molto interessante. Continuiamo a camminare e adesso credo che ci avvicineremo anche alle rive del torrente Crane, che è da cui il parco prende il nome. Eccoci qua ragazzi, proseguendo nel parco praticamente stiamo giungendo a questa alle mie spalle, che è un'antica torre che venne usata per la produzione di piombo in antichità, perché come vi avevo detto questo qui è un parco, diciamo, che venne usato a maniera industriale molto più antropizzata fino a circa un secolo fa, però adesso è diventato completamente naturale. Questa torre venne ristrutturata dal London Wildlife Trust nel 2004 e adesso è il centro visitatori del parco quando è aperto, dove all'interno si possono trovare informazioni eccetera. Si chiama The Shot Tower. Allora, lasciamo la torre qua sulla sinistra e proprio praticamente di fianco alla torre si accede tramite questo ponticello alla vera e propria riserva naturale all'interno di Crane Park, e cioè stiamo parlando di Crane Park Island Natural Reserve, come vedete qui. Come vedete è molto interessante. Noi siamo qui
di fianco a The Shot Tower e adesso faremo questo percorso così. E praticamente questo isolotto che è formato da fiume Crane e in più ci sono tutti questi piccoli torrenti qui che formano una serie di zone umide e paludose dove presumo ci siano tanti anfibi e uccelli eccetera. Addirittura qua la tabella indica che c'è il picchio rosso. Qua ci sono informazioni anche sulla storia dell'isola e adesso andiamo entrando da questo cancelletto qui, apriamo e ci avventuriamo su questi è pieno di questi piccoli torrenti e veramente sarò ripetitivo, ma è molto interessante vedere che tutto questo sia a pochi chilometri da una megalopoli, il centro vero e proprio di Londra, anche se comunque, come ho detto prima, questo parco ricade in un agglomerato urbano, in una zona residenziale, però vedete veramente molto selvaggio e adesso vedremo un po' cosa c'è qua. Una cosa che vorrei dire sui parchi di Londra, ma in generale in UK, che ho notato è che veramente la fruizione per il pubblico e l'interpretazione ambientale è molto ben curata. Infatti adesso vi mostro una cosa che ho trovato qui in questo parco oggi. Praticamente camminando si trovano questi simboli qui, queste tabelle che penso siano anche per gli ipovedenti e i non vedenti, poiché sono in rilievo, dove ci sono dei punti indicati in cui si può osservare quello che è scritto qui. In questo caso qua parla di coleotteri, è rappresentato un cervo volante e anche un altro insetto che non è un coleottero ma penso sia una blatta, poiché praticamente là in fondo dove c'è Romy hanno installato una sorta di Bugs Hotel, che è una cosa che si costruisce per attirare gli insetti eccetera, mentre qua da quest'altro lato, adesso vi porto a vedere, c'è quest'altro simbolo qui di quest'altro animale che rappresenta un airone e infatti qui nel canneto potrebbe esserci sicuramente qualche volatile o airone o cose del genere, poiché è un ambiente tipico, perché qua vedete c'è l'acqua, c'è il fiume, poi che comunque siamo su questo isolotto circondato da tutti i lati dall'acqua. La cosa interessante della riserva è che comunque si vedono, praticamente si incontrano alberi di diverse specie, come in questo caso abbiamo qui un acero, poi abbiamo dei pioppi e poi più in là abbiamo visto delle querce secolari, quelle che erano vicine alla torre. Nei corsi d'acqua vivono vari uccelli e stamattina ho visto degli aironi che non sono riuscito comunque a riprendere. Qua adesso sto riprendendo una coppia di germani reali e poi ci sono tanti altri volatili che popolano questi corsi d'acqua all'interno della riserva e all'interno di questo parco. Comunque ragazzi, abbiamo completato il nostro giro oggi qua a Crane Park e Crane Island Natural Reserve e stiamo uscendo adesso in questo momento dal parco
e ci vediamo al prossimo video per una nuova avventura, un nuovo giro alla scoperta di un nuovo parco di Londra. Ciao!